Ciao amici, benvenuti a questo mio nuovo video. Con oggi continuiamo il nostro lavoro per quanto riguarda l'uso e manutenzione della Goldwing. Oggi scenderemo un po' nello specifico, ovvero oggi vi parlerò e vi spiegherò come si fa a cambiare la candela, o meglio le candele sulla Goldwing. Se l'argomento vi interessa, ovviamente vi aspetto dopo la sigla, ma prima vi vorrei ricordare di iscrivervi al mio canale. Tanti di voi che seguono i miei video non sono ancora iscritti, fatelo, a voi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione mi aiuterete tantissimo a portare avanti questo progetto. Come fare? Semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto e poi attivate anche la campanella per essere sempre aggiornati per quanto riguarda i video che io vado a caricare. Bene, bando alle ciance e adesso sigla! Cambiare le candele alla Goldwing è veramente semplice, però come dice mamma Honda ed è specificato qui nel manuale di uso e manutenzione, se volete fare questo tipo di manutenzione lo potete fare a delle condizioni, quali? Che innanzitutto siete in grado di saperli fare, che avete l'attrezzatura giusta e che avete la manualità per poterlo fare e ovviamente utilizzate i pezzi, i ricambi che sono suggeriti sul manuale, mi raccomando. Per cambiare le candele cosa è necessario? Ovviamente ci vanno le candele, e in questo caso io ho utilizzato delle candele sempre suggerite dal manuale, quello per uso normale, che sono il modello BKR6E/11, sono quelle normali, diciamo. Ce ne vanno 6. Poi ovviamente un paio di guanti per avere sempre le mani belle che pulite. Poi abbiamo bisogno di una scatoletta per riporre i vari pezzi che noi andiamo a smontare, un cacciavite piatto piccolo 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 o un punteruolo che ci servirà per togliere dei gommini, poi vi faccio vedere, poi una chiave snodata, un inserto T40, una chiave per le candele da 16 mm, una chiave dinamometrica, una bussola, una bussola che ci serve per permettere di avere tutta la chiave snodata e una prolunga. Bene, credo di aver detto tutto. Ah no, se volete anche una pezzuola, così man mano state lì, se c'è da pulire, pulite. Bene, penso di aver detto tutto per quanto riguarda gli attrezzi che servono e adesso andiamo a vedere come si cambiano le candele. Allora, per prima cosa io vado a togliere i tappini di gomma che ci sono, 1, 2, 3, 4 e 5. Il corpo candele si trova nella parte inferiore. Allora, vado a togliere, è molto semplice, con la chiave vado a fare questa operazione e la vado a riporre nella mia scatolina. La scatolina la utilizzo semplicemente perché a me piace avere tutto in ordine e tutto sotto controllo. Ecco qua. Tolti i tappini, vado a prendere l'inserto T40, faccio vedere, vediamo se allora, inserto, vediamo se riesco a metterlo a fuoco. T40, comunque questo tipo di inserto per andare a svitare. Allora, prima a me piace smollare, smollo tutto e poi vado a svitare completamente. Okay. Consiglio, svitate prima quelle di sotto. Ovviamente se avete una chiave più comoda, nessun problema.
svitata, e poi ripongo dentro la mia scatolina. I bulloni superiori sono diversi da quelli di sotto, allora io li vado a separare quando li metto all'interno della scatolina, in questo modo, vedete? Quindi da un lato ho messo i tappini, i bulloni, quelli di sotto, e poi quelli di sopra. Vado a togliere la copertura, ok. Bene, ovviamente c'è un po' di sporcizie, insetti, vedete? Un po' di insetti morti, ma poi andiamo a pulire. Poggio sul sedile, anche qua dentro c'è un po' di... ok, benissimo. Questo qua è tutto il diciamo parco per quanto riguarda le candele. 1 2 3. Allora andiamo a cambiare la candela, andiamo a togliere il connettore, eccolo qui, e in fondo c'è la candela, noi andiamo a togliere, ok, andiamo a togliere la candela, boh, l'ho tolta, e a questo punto posso procedere anche a mano. Io nel frattempo mi sono spostato sul lato sinistro perché mi sono accorto che le immagini del lavoro che ho fatto dall'altra parte non sono venute bene, e quindi ho cambiato lato. Bene, questa è la candela, vedete la candela consumata. Allora, lo spazio che c'è nell'elettrodo è più di 1 millimetro, lo spazio che ci deve essere fra questi due elettrodi deve essere di da 1 millimetro al massimo 1,1, e qua decisamente è molto più di 1 millimetro. Se io vado a prendere la candela nuova, vedete, tolgo il cappuccio, lo spazio che c'è fra i due è minore, quindi va assolutamente bene. Quindi questa candela qua, quella vecchia, va tolta. Infatti sul manuale uso e manutenzione parla appunto di 1 millimetro, massimo 1,1 millimetri. Allora noi andiamo a inserire la candela, io utilizzo la chiave magnetica, così è molto più semplice. La candela la vado ad inserire manualmente prima, in modo da sentire con le mani che la candela prende bene il filetto. Questo lo faccio perché si evita di rovinare il filetto, e vado avanti finché non trovo resistenza, quindi che si sia avvitata tutta. Vado avanti, quando sono arrivato in fondo utilizzo la mia chiave dinamometrica che è settata a 18 newton metri, vado ad inserire la mia chiave e vado fin quando non sento il click, che significa che è arrivato, diciamo, alla forza, diciamo, quella che è stabilita dal manuale di officina. Vado, sentite il click, eccolo qua. Bene, discorso molto semplice. Adesso io vado a cambiare le altre due candele, e ho dimenticato di dirvi che quando togliete il connettore non tiratelo mai dal filo, ma prendetelo dalla testa del connettore, onde evitare ovviamente di rovinare, di danneggiare i fili delle candele. Cambiate le candele, ovviamente non facciamo altro che inserire i nostri connettori. Mi raccomando, state sempre attenti a non danneggiare i fili, infilateli bene finché non sentite il click. Ok, fatto. E a questo punto vado a fare il test della moto per vedere se tutte le candele sono state messe bene.
Bene, a quanto pare il motore gira bene, mi sono accorto mentre girava che c'era una perdita di potenza, infatti c'era un connettore che era stato messo male. Beh, a questo punto non mi resta che coprire il tutto. Adesso noi andiamo a sistemare la copertura del blocco motore. Allora, normalmente io vado ad inserire prima i due bulloni di sopra, uno e due, poi ovviamente mi vado a sistemare quelli di sotto. Non vado a stringere subito, aspetto di imboccare tutti e 5 i bulloni. Allora, per comodità mi aiuto con l'inserto. Per stringere questi bulloni, sempre chiave dinamometrica, e il manuale parla di 10 newton metri. E allora andiamo a stringere. Fatto. Magari qualcuno dirà che esagero, però se il manuale parla di questo, noi dobbiamo seguire quello che dice il manuale, anche perché se noi facciamo qualcosa di diverso da quello che ci spiega il manuale non è giusto, ce l'abbiamo, lo utilizziamo. Allora, messo questo, andiamo a mettere i nostri tappini di gomma che abbiamo messo da parte e l'andiamo ad infilare. Bene, abbiamo cambiato le candele e adesso mi sposto per i saluti finali. Spero che questo video vi sia piaciuto o comunque sia stato utile e che abbia magari risposto ad alcune vostre domande. Ci tenevo a dire che secondo il manuale d'uso e manutenzione le candele vanno cambiate ogni 25.000 km, anche se apparentemente le candele sembrano buone, è sempre meglio cambiarle. Per quanto riguarda la manutenzione della moto, se a voi piace farla, fatela, perché comunque è anche un modo per conoscere meglio il vostro veicolo. Ma per poter fare la manutenzione alla moto io mi raccomando che utilizziate i ricambi originali Honda o comunque i ricambi suggeriti dal manuale di uso e manutenzione. Poi ci andrebbe l'attrezzatura giusta e soprattutto avere la manualità per poter fare la manutenzione alla vostra moto. Se questo discorso non ce l'avete, non avete l'attrezzatura o magari non avete la manualità oppure non vi fidate, potrebbe anche darsi, di voi stessi, rivolgetevi a un meccanico di fiducia, ma io vi consiglio ovviamente il meccanico della Honda, che è la cosa più importante. Bene ragazzi, credo di avervi detto tutto. Io concludo questo mio video come al solito citando il buon Nico Cereghini, il quale diceva sempre: casco in testa ben allacciato, luce accese anche di giorno, e mi raccomando, prudenza sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.